Il palazzo più splendido della Grecia nasconde il dolore più profondo. Quando Telemaco varca la soglia della reggia di Menelao, non sa ancora che quella notte sentirà parlare di suo padre in un modo che non avrebbe mai immaginato. 2 racconti, 2 volti dello stesso eroe e alla fine una promessa che sembra impossibile. Un avvertimento necessario. Nell'Odissea alcuni eventi vengono narrati in forme che differiscono da quelle che ti ho già raccontato. La vicenda della morte di Agamennone, la vendetta di Oreste, il matrimonio di Neottolemo con Ermione e altre ancora. Questo non deve spaventarti né confonderti. I miti greci non hanno mai avuto un unico racconto canonico, un solo sviluppo narrativo considerato corretto. Al contrario, le varianti sono molteplici, a volte così numerose da dare il capogiro. Le versioni che ti propongo in questa serie e in particolare in questi episodi dedicati al viaggio di Telemaco sono quelle che ci tramanda l'Odissea. Altri autori antichi raccontano le stesse vicende diversamente ed entrambe le tradizioni sono legittime. È la natura stessa del mito, fluida, mutevole, viva. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Simone, Circe, Fabio da Singapore, Michelangelo, Alejandro e Walter. Grazie anche a Dalila, Valentina e Margherita. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Silvia e Serena. E infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 242, la vita di Odisseo, episodio 5, Telemaco a Sparta. Anche gli eroi piangono. Dopo 2 giorni di viaggio attraverso le montagne e le valli del Peloponneso, Telemaco e Pisistrato vedono finalmente brillare in lontananza le mura di Sparta. La città giace in una valle ampia e fertile, circondata da montagne che sembrano mura ciclopiche. I campi intorno sono coltivati con cura meticolosa e ovunque si vedono segni di ricchezza e potenza. Il palazzo di Menelao ed Elena è una meraviglia che toglie il fiato. Al centro stanze, cortili colonnati, giardini dove crescono fiori di ogni colore. Le pareti sono ricoperte di affreschi che raccontano le gesta degli eroi e ovunque brillano oro, argento e bronzo, lavorati dai migliori artigiani del mondo. Quando i 2 giovani arrivano, vengono accolti e subito accompagnati a palazzo, dove trovano una grande festa in corso. Si celebrano le nozze doppie dei figli di Menelao. La figlia Ermione sposa Neottolemo, figlio di Achille, mentre il figlio Megapente sposa la figlia di Alettore. È un matrimonio politico che unisce 2 delle più potenti famiglie della Grecia, un'alleanza che suggella definitivamente la pace dopo gli anni terribili della guerra. La sala del banchetto è immensa. 100 uomini sono seduti a tavole lunghe, serviti da schiavi vestiti di bianco. I piatti sono d'oro e d'argento, il cibo è abbondante e raffinato, carne di cervo e di cinghiale, pesci del mare e dei fiumi, frutti esotici portati dall'Egitto e dalla Fenicia. Il vino scorre a fiumi dalle anfore decorate e l'aria è densa di profumi di incenso e di fiori. Un aedo canta accompagnato dalla cetra e i danzatori volteggiano leggeri tra le tavole.
Al centro del banchetto, su un trono di ebano intarsiato d'oro, siede il padrone di casa. Menelao è un uomo ancora nel pieno della sua potenza, sui 50 anni, con spalle larghe e braccia possenti. Ha i capelli biondi striati di grigio e occhi azzurri che hanno visto troppe guerre. Il suo volto porta i segni delle battaglie, cicatrici che raccontano anni di combattimenti, eppure conserva una dignità regale che colpisce chiunque lo guardi. L'accoglienza è grandiosa, come si conviene ad un re che ha combattuto a Troia. Menelao fa sedere i 2 giovani a una tavola d'onore vicino al suo trono, ordina ai servi di lavar loro i piedi con acqua tiepida e di portare le vivande migliori. Il grande re saluta gli ospiti con cordiali parole. «Prendete il nostro cibo e gustatelo. Più tardi vi chiederò chi siete e quale interesse vi ha condotto a Sparta. Già vedo che siete di una stirpe reale. Gente vile mai avrebbe generato figli simili a voi». I 2 ospiti mangiano e bevono, impressionati dalla magnificenza che li circonda. Telemaco non riesce a staccare gli occhi da quello che vede. I bronzi lucenti, gli ori che brillano alla luce delle fiaccole, l'ambra traslucida, l'avorio bianchissimo, l'argento che scintilla ovunque. Non ha mai visto nulla di simile. A Itaca il palazzo di suo padre è modesto, quasi misero al confronto. Qui invece tutto parla di ricchezza, di potenza, di viaggi in terre lontane. Si china verso Pisistrato, gli sussurra all'orecchio cercando di non farsi sentire. «Guarda, amico mio, guarda tutto questo splendore. Sembra di essere nella casa di Zeus Olimpio. Quanti tesori, quanto oro. Come deve essere ricco Menelao per possedere tutto questo?» Menelao, anche se i 2 giovani hanno parlato sottovoce, ha percepito le parole. Ha l'udito acuto di chi ha passato anni in guerra, sempre allerta, e la sua risposta sorprende tutti. Si guarda intorno, abbracciando con lo sguardo tutto il suo palazzo magnifico. L'oro brilla sui muri, l'argento scintilla sui tavoli, ovunque ci sono segni di ricchezza e potenza, eppure il suo volto si fa pensoso, quasi triste. «Stranieri», dice con voce che tutti nella sala possono udire, «non vi lasciate ingannare da quello che vedete. È vero, ho raccolto molti tesori viaggiando per il mondo. Sono stato a Cipro, in Fenicia, in Egitto, fino alla terra degli Etiopi e alla Libia, dove le pecore partoriscono 3 volte in un anno. Ho visto il palazzo del faraone, ho parlato con i re di città lontane, ho ricevuto doni preziosi da ogni parte del mondo conosciuto. Questi ori, questi argenti, queste stoffe preziose, li ho raccolti in 7 lunghi anni di viaggi. Sono ricchezze che farebbero invidia a qualunque re». La sua voce si fa più bassa, più intima. La sala del banchetto si fa silenziosa. Anche la cetra dell'Aedo tace. «Eppure vi confesso una cosa. Su tutti questi tesori io regno senza gioia. Se potessi scegliere, preferirei possedere 1/3 soltanto di quello che vedete, purché fossero ancora vivi tutti quegli eroi che sono morti nella piana di Troia, lontano dalle loro case. Ahimè, mentre io raccoglievo questi tesori, ignaro, in patria stavano uccidendo il mio amato fratello. Agamennone è morto, ucciso nella sua casa, al ritorno dalla guerra». Si ferma. Il dolore sul suo volto è autentico, profondo. Li piango tutti, sapete. Spesso, quando cala la sera e il palazzo si fa silenzioso, mi chiudo nelle mie stanze e li ricordo uno per uno. Aiace, Patroclo, Antiloco, tutti i compagni caduti. Poi smetto, perché delle lacrime ci si sazia presto. Il dolore si attenua col tempo. Ma c'è uno per cui non smetto mai di soffrire, uno che mi toglie il sonno quando ci penso, che mi fa perdere l'appetito quando me lo ricordo. Nessuno degli Achei ha patito quanto lui, nessuno ha sopportato quello che lui ha sopportato. Odisseo. Il silenzio nella sala diventi pietra.
Era destino che lui soffrisse più di tutti e che io soffrissi per lui. È lontano da tanto tempo. Chissà cosa prova ora il vecchio Laerte, suo padre, costretto a vivere in campagna come un contadino. Chissà cosa soffre la saggia Penelope, sua moglie, che da 20 anni aspetta il suo ritorno. E quel bambino, Telemaco, che Odisseo lasciò appena nato nella sua casa. Ormai sarà un uomo e non ha mai conosciuto il padre. Queste parole colpiscono Telemaco come un colpo al petto. Sentir parlare così di sua madre, di suo nonno, di se stesso, senza che Menelao sappia chi è davanti, è troppo per lui. Il dolore che ha tenuto chiuso dentro per anni esplode all'improvviso. Le lacrime gli rigano le guance, calde e inarrestabili. Con le mani si porta il volto al mantello rosso che indossa per nascondere il pianto che non riesce più a trattenere. Menelao lo vede e nella mente e nell'animo resta incerto, combattuto. Deve lasciare che il giovane parli da solo del suo pianto o deve interrogarlo direttamente. Mentre medita su cosa fare, accade qualcosa. Dal fondo del palazzo si apre una porta e dal talamo alto e odoroso esce una donna. È Elena. Bella come Artemide dalle frecce d'oro, si muove con una grazia che sembra quasi soprannaturale. I suoi capelli sono del colore del miele, i suoi occhi grandi e profondi sembrano contenere tutti i segreti del mondo. Porta un chitone di seta purpurea ricamato d'oro e indossa una collana di perle che brillano come stelle. La seguono 3 ancelle, ad reste le porta un bellissimo seggio, lo colloca accanto al trono di Menelao, al cippe porta dei tappeti di morbida lana e li stende ai suoi piedi. Filò porta un paniere d'argento, un dono prezioso di Alcandre, la sposa di Polibo che abita a Tebe d'Egitto, dove nelle dimore ci sono immense ricchezze. Il paniere è pieno di fili da tessere e sopra posa una conocchia avvolta di lana violetta. Elena si siede sul seggio con uno sgabello ai suoi piedi. Tutti nella sala la guardano. È sempre così quando lei entra in una stanza. Anche dopo tutti questi anni, anche dopo tutto quello che è successo, la donna per cui è stata combattuta la guerra più grande della storia conserva quel magnetismo che attira su di sé ogni sguardo. Elena osserva i 2 giovani ospiti con quegli occhi penetranti che sembrano leggere nell'anima. Li studia in silenzio, come se stesse cercando di risolvere un enigma. Poi si rivolge al marito con voce dolce ma ferma. Menelao, dimmi, sai chi sono questi giovani che sono giunti alla nostra casa? Forse quello che sto per dire ti sembrerà strano, ma devo dirlo perché il cuore me lo impone. Guarda questo ragazzo. Ha gli stessi occhi di Odisseo, la stessa fronte, lo stesso sorriso. Gli somiglia così tanto che mi chiedo se non sia suo figlio, quel Telemaco che Odisseo lasciò appena nato, quando per colpa mia, per me, indegna, gli Achei assediarono Troia, muovendo guerra. Menelao guarda meglio il giovane che si è coperto il volto col mantello. Ora che Elena lo ha detto, la somiglianza gli appare chiara, evidente. Così penso anch'io ora, come tu pensi, risponde. Sono uguali i suoi piedi, e le mani, e gli occhi, e la testa, e i capelli. E proprio ora io, ricordando, parlavo di Odisseo, quanto patì, quanto penò per me, e lui versava dagli occhi lacrime fitte, levando davanti al viso il rosso mantello. C'è un momento di silenzio, carico di tensione. Tutti nella sala guardano il giovane ospite. Sarà davvero lui? Sarà davvero il figlio di Odisseo? È Pisistrato a rompere il silenzio. Si alza e parla con voce ferma, rispettosa. Stirpe di Atreo, Menelao divino, signore di popoli. Questo è suo figlio davvero, come tu dici. Ma è anche uomo discreto. È giunto qui per la prima volta a prova ritegno in cuor suo a parlare in modo avventato davanti a te, che come un dio ci incanti con la tua voce. Nestore, condottiero di carri, mi ha mandato con lui come guida. Desiderava vederti perché tu lo consigliassi.
nelle azioni e nelle parole. Molte pene patisce nella sua casa un figlio quando il padre è lontano e non vi è chi lo aiuta, come ora è lontano il padre di Telemaco e non c'è nessun altro tra il popolo che allontani il disastro. Menelao si alza dal trono, il suo volto esprime commozione. «È dunque vero», dice con una voce che trema leggermente. «Nella mia casa è giunto il figlio di un caro amico, uno che molte lotte ha affrontato per me. Sopra tutti gli argivi dicevo che l'avrei onorato al suo ritorno se Zeus ci avesse concesso di tornare per mare sulle navi veloci. A lui avrei dato una città nell'Argolide, costruito una reggia, l'avrei fatto venire da Itaca con i suoi beni e il suo figlio e tutto il suo popolo. Stando qui spesso ci saremmo incontrati e nella gioia dell'amicizia nulla avrebbe potuto dividerci finché non ci avesse avvolto la nera nube di morte. Ma proprio questo dovevano invidiarci gli dèi, che solo lui hanno reso infelice e senza ritorno». Queste parole fanno nascere in tutti desiderio di pianto. Piange Elena d'Argo, figlia di Zeus, ripensando alla guerra che è stata combattuta per lei. Piange Telemaco pensando al padre che non ha mai conosciuto. Piange Menelao, figlio di Atreo, ricordando l'amico perduto. E piange anche Pisistrato, che ricorda nel cuore il nobile Antiloco, suo fratello, ucciso dallo splendido figlio dell'aurora lucente durante la guerra. Pisistrato è giovane, ma ha la saggezza che viene da un padre saggio. Tu parli, Menelao glorioso, come un uomo che ha visto e sofferto molto, dice. Io sono figlio di Nestore, che sempre mi ha insegnato a onorare i morti, ma anche a onorare i vivi. Non amo piangere dopo la cena. Domani, con la luce dell'alba, avremo tempo per ricordare i caduti. Ora, invece, pensiamo di nuovo al banchetto e alla gioia dell'ospitalità. Menelao sorride attraverso le lacrime. Ha ragione questo giovane, ha la stessa saggezza equilibrata di suo padre. Ordina ai servi di versare acqua lustrale sulle mani di tutti. Ma prima che il banchetto riprenda, Elena fa qualcosa. Con gesto rapido e discreto, versa nel vino un farmaco che possiede da anni, un dono prezioso che le fu dato in Egitto dalla sposa di Tone, Polidamna l'Egizia. È una sostanza potente che placa il furore e il dolore, che fa dimenticare ogni pena. Chi lo beve non verserebbe una lacrima per un giorno intero, neppure se gli morissero il padre e la madre davanti agli occhi, neppure se vedesse un figlio o un fratello cadere trafitto dalla lancia. Il vino viene servito e tutti bevono. E lentamente, mentre il farmaco fa effetto, il peso sul cuore di ognuno si alleggerisce. Il banchetto può riprendere. Dopo che il cibo è stato consumato e il vino ha sciolto un po' le lingue, Elena prende la parola. La sua voce è dolce ma ferma e quando parla tutti nella sala fanno silenzio per ascoltarla. «Voglio raccontarvi di Odisseo», dice guardando Telemaco. «Voglio raccontarvi un episodio che forse vi farà capire chi era davvero tuo padre, ragazzo. Prima del cavallo, molto prima, quando l'assedio durava già da anni e sembrava non dovesse finire mai. Una notte, un mendicante cencioso si presentò alle porte di Troia. Era sporco, malvestito. Aveva cicatrici sul corpo e sembrava uno schiavo fuggitivo. Camminava curvo e aveva lo sguardo spento di chi ha perso ogni speranza. Elena fa una pausa. I suoi occhi si fanno lontani, persi in quel ricordo. Io lo vidi mentre attraversava la città e in quell'istante, non so come, capii chi fosse realmente. Era tuo padre, Telemaco, travestito da mendicante per spiare le difese della città. Il travestimento era perfetto, tanto che nessun altro lo riconobbe, ma io sì. La sua voce si fa più bassa, più intima.
Avrei potuto denunciarlo, avrei potuto gridare, chiamare le guardie, farlo catturare ed uccidere. Sarebbe stata una vittoria enorme per Troia, la cattura del più astuto degli Achei. E invece lo portai nelle mie stanze, gli parlai, cercai di fargli domande, ma con astuzia lui eluse ogni mia richiesta. Non si fidava ancora di me. Solo dopo che lo ebbi fatto lavare e ungere d'olio, dopo averlo rivestito con abiti puliti, dopo che pronunciai un giuramento solenne che non avrei rivelato ai troiani la sua identità, prima che fosse tornato alle navi e alle tende greche, solo allora lui si aprì e mi svelò tutti i disegni dei Danai. Elena sorride, un sorriso malinconico. Poi se ne andò nella notte e poco dopo metà delle sentinelle troiane furono trovate morte ai loro posti. Aveva ottenuto le informazioni che cercava, aveva studiato le difese della città e io non lo avevo fermato. Negli occhi di Elena c'è qualcosa di triste, ma anche di sereno. Quando Troia cadde e le fiamme divorarono la città, le donne troiane alzarono lamenti acuti che risuonavano tra le rovine. Io invece godevo nell'animo, non per crudeltà, ma perché da tempo il mio cuore desiderava tornare indietro, ritornare a casa. Rimpiangevo l'errore che Afrodite mi aveva fatto commettere anni prima, quando mi condusse via dalla mia amata patria. Avevo abbandonato mia figlia Ermione, la mia camera nuziale, un marito che a nessuno era inferiore, né per bellezza né per nobiltà d'animo. Ora è il turno di Menelao. La sua voce è quella di un guerriero che racconta di guerra, più dura, più diretta di quella di Elena. Io voglio raccontarti un altro episodio, Telemaco, dice. Voglio raccontarti di tuo padre nel cavallo di Troia. Di molti guerrieri ho conosciuto la mente e i consigli perché molta terra ho percorso, ma non ho visto mai con i miei occhi qualcuno che avesse il cuore del tenace Odisseo. Ti dirò quello che osò fare quell'uomo forte nel cavallo di legno dove stavamo noi, i migliori dei Danai, per portare morte e rovina ai troiani. Si ferma, beve un sorso di vino, poi continua. Tu venisti là, Elena. Ti aveva spinto un demone forse che ai troiani voleva concedere gloria. Con te c'era Deifobo, simile ad un dio. Per 3 volte facesti il giro della trappola cava, toccandola, e i Danai più forti chiamavi per nome, nella voce imitando perfettamente la voce di tutte le loro spose. E io e il figlio di Tideo e il divino Odisseo, seduti in mezzo agli altri nel buio di quel ventre di legno, udivamo i tuoi richiami. Io sentii la tua voce che mi chiamava. Diomede sentì sua moglie, Anticlo sentì la sua, e io e Diomede volevamo levarci ed uscire, oppure subito da dentro rispondere. La voce di Menelao si fa più intensa, più drammatica. Ma nello slancio ci frenava, ci tratteneva Odisseo. Gli altri tacevano tutti, i figli dei Danai, stringendo i denti nel buio. Anticlo solamente voleva parlarti, il richiamo era troppo forte per lui. Ma con le forti mani Odisseo gli tenne chiusa la bocca, gli serrò la gola con tale forza che quello quasi morì soffocato. E così salvò tutti gli Achei. E chiusa gliela tenne, immobile come una statua di bronzo, finché tu non ti allontanasti e Atena non ti condusse via. Senza di lui, quella notte, saremmo tutti morti e Troia non sarebbe mai caduta. I 2 racconti lasciano Telemaco turbato e affascinato. Suo padre era davvero un uomo complesso. Elena ha mostrato l'Odisseo dissimulatore scaltro, quello capace di leggere le persone, di capire cosa vogliono, di trovare alleati nei posti più impensati. Menelao ha mostrato l'Odisseo comandante, quello capace di durezza spietata quando necessario, pronto a soffocare un compagno per salvare tutti gli altri. 2 facce della stessa medaglia, 2 aspetti dello stesso uomo straordinario. Telemaco vorrebbe fare 1000 domande, ma si sente improvvisamente esausto. L'emozione della giornata, il riconoscimento, le lacrime, i racconti su suo padre, tutto questo lo ha svuotato e c'è qualcosa di amaro che gli preme sul cuore. Figlio di Atreo,
Menelao divino, signore di popoli, dice infine con voce stanca. Tutto questo rende il dolore ancora più grande, perché né il forte cuore, né l'intelligenza acuta, né il coraggio in battaglia hanno difeso mio padre dalla morte crudele, neanche se avesse avuto nel petto un cuore di ferro. Ma ora accompagnateci al letto, perché possiamo dormire e godere del sonno. Elena d'Argo ordina alle ancelle di disporre sotto il portico i letti e di stendervi sopra dei bei tappeti di porpora e sopra ancora coperte e mantelli di lana perché gli ospiti possano coprirsi. Le ancelle escono dalla sala portando le fiaccole e preparano i letti con cura. Gli araldi conducono i 2 giovani. E là, nell'atrio della casa, dormono il forte Telemaco e il glorioso figlio di Nestore, mentre nel cuore dell'alta dimora dorme il figlio di Atreo, e accanto a lui giace Elena dal lungo peplo, donna divina. Quando si leva all'alba l'aurora splendente, Telemaco si sveglia con il cuore pesante. Ha dormito poco, tormentato da sogni confusi, in cui suo padre appariva e scompariva, sempre irraggiungibile. Le parole di Menelao continuano a risuonargli nella mente. Suo padre che ha patito più di tutti, suo padre che è lontano da tanto tempo, suo padre che forse è morto. Menelao lo aspetta già nella sala. Il re di Sparta ha capito che il giovane ha bisogno di risposte, non di altri racconti nostalgici. Si siedono uno di fronte all'altro. Per un momento nessuno dei 2 parla. Poi Telemaco trova il coraggio di fare la domanda che lo tormenta da quando è partito da Itaca. Menelao glorioso, dice con voce che cerca di non tremare, tu che hai viaggiato tanto, che hai visto terre lontane e hai parlato con re stranieri, sai tu qualcosa del destino di mio padre? È vivo? È morto? Il suo nome si è perso per sempre nelle profondità del mare? Il volto di Menelao diventa serio. Per un lungo momento non risponde, guardando Telemaco con occhi pensosi. Nella sala cala un silenzio sospeso. Anche Pisistrato, seduto poco lontano, trattiene il respiro. Poi Menelao comincia a parlare. Caro Telemaco, dice lentamente, scegliendo con cura ogni parola, anche se non l'ho più visto con i miei occhi, anche se non ho più sentito parlare di lui da anni, ti posso confermare una cosa con assoluta certezza. Tuo padre è vivo. Non lo sento, non lo percepisco, non è una speranza o un'intuizione. Te lo dico perché lo so per certo. Odisseo vive, Telemaco. Tuo padre è vivo. Il giovane lo fissa incredulo. Il cuore gli batte così forte che gli sembra di sentirlo risuonare nella sala vuota. Le mani gli tremano. Ma come puoi essere così sicuro, grande re? Chiede con voce che è quasi un sussurro. Come puoi saperlo con tanta certezza? Menelao sorride e nei suoi occhi c'è qualcosa di misterioso, quasi magico. Questa è una storia lunga, ragazzo, ma è una storia che merita di essere raccontata con calma, senza fretta. Resta qui oggi e io ti dirò come so che tuo padre è ancora vivo. Ti dirò dove si trova, perché non è mai tornato e cosa lo tiene lontano da Itaca. Perché ora che sei qui, figlio di Odisseo, hai diritto di sapere la verità. Nel prossimo episodio Menelao racconterà a Telemaco la sua straordinaria avventura in Egitto e di come è venuto a sapere cosa è accaduto al re di Itaca. Il mare nasconde ancora molti segreti e alcuni di questi stanno per essere svelati. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché.
A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su Tipeee puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.